Ciao Elena, abbiamo iniziato con Francesca. Ciao. Oggi sei l'unica che occuperà lo schermo della registrazione perché io non posso accendere la camera. Iniziamo questo viaggio di Francesca. Beh, siamo a Francesca che però non mostra il viso. Pronta? Sì? Mhm. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, è lei e vedo che cerca di liberarsi da queste due figure, mm, come se avessero un mantello bianco, ok? Continuano a strattonarla e lei cerca di liberarsi e non riesce. Ma ti dà E- l'autorizzazione? sì, Dimmi. sì, gli dicono devi restare qua, devi restare qua. Sono due figure, Mm. bianche e nere, non ho capito. Sì, come se avessero sopra un mantello bianco, mm, cioè Mm. si vede il bianco, ecco. Ma lei dà l'autorizzazione. Lei dà l'autorizzazione, sì, sì. Ok, come si chiamano? Druidi della sapienza. Hanno un nome singolarmente? Uh, MacGregory 1 e l'altro che è Thiel. K- Kefil. Kethil. Ok. Vibrazione di Francesca. 8 miliardi. Consapevolezza. 129. PS. 35. Vite. 1846. Cervello. 8,6. Suscettibilità ipnotica. 51. Ok. Beh, buoni valori. Mhm. Entità eteriche. Beh, ci sono questi due qua, questi due druidi. Poi c'è questa specie di una lumaca, è una lumaca con il guscio però trasparente, cioè si vedono dentro tutte le, non so come si chiamano, no, quelle cellette Mhm. che formano il guscio. Una che sembra gigante questa lumaca ed è verde, un verde acceso. Mhm. Poi ci sono due lupi, però con le corna, seduti su due troni. Direi secondo universo questi due. Mm. E poi c'è una figura femminile che invece ha tipo un mantello viola e sembra un po', sai, tipo Crudelia De Mon. Ecco, assomiglia un po' a Crudelia De Mon. Secondo? Sì, sì, sì. Ok, basta. È un uomo del tempo. EDL? 3. Mentali. C'è Circolo del Soldo, lo chiamo. Mm. Praticamente in eterico è come se lei seguisse un cerchio,
ok? Come se ci fosse una monetina, ok, che lei segue, ma questa monetina continua a essere davanti a lei e lei non riesce mai a raggiungerla. Ok, quindi a livello mentale è un'entità mentale che fa sì che Francesca sia sempre alla, mm, diciamo, a rincorrere il denaro come se per lei per lei non fosse giusto averlo, ecco, in un certo senso, no? Come se lei non fosse adeguata per poterlo guadagnare in abbondanza. Circolo del soldo. Che Eh, livello? 4. Ok, sono 3 hai detto in totale. No, non l'avevo detto, ma sì, sono 3. Ok. La seconda. Allora, la seconda è di livello 5. Mm, eh, sì, la chiamerei spada di Damocle, ok? Ed è un'entità mentale che fa sì che lei sia sempre come se fosse, come se dovesse sempre stare mm, chinata, no? Con la parte del collo e delle spalle, perché ha una spada conficcata proprio dietro il collo, no? Come se dovesse sempre tenere la testa bassa. Vedo proprio un atteggiamento di come faccio a descrivere? Sai, una faccia un po' come se lei fosse sempre in colpa e come se fosse sempre triste perché si sente in colpa. Mhm. Ecco. E quindi ha proprio questa azione di dover agire con la testa bassa. Livello? 5. Terza. Entità E la mentale. terza è di livello 7. Ed è, sì, la chiamerei dipendenza emotiva e vedo principalmente la figura, penso, una figura femminile più grande. Adesso non so se per lei potrebbe essere la mamma o comunque che lei vede come persona più grande, mm, a cui lei si rivolge sempre per chiedere approvazione. Ecco, ok, quindi c'è questo legame, dipendenza emotiva in questo senso, che non la vedo, che lei si sente in grado di poter essere emotivamente indipendente. Quando non era la mamma, poteva essere il compagno, vedo, ok, anche lì sempre una figura che lei vede più grande. Ok. È la mamma o non è la mamma? Mm. In questo momento è la mamma, ma è più generale, cioè proprio in questo momento è la mamma, ma potrebbe essere, cioè se lei avesse un compagno trasferirebbe tutto sul compagno, ok? Se avesse anche un figlio o dei figli, ok? Trasferirebbe tutto su di loro e li sentirebbe però come più grandi. È come se lei ha sempre bisogno di avere l'approvazione esterna, no? Quindi in eterico vedo l'altra persona come più grande di lei perché è una persona a cui chiede l'approvazione, no? Come i bambini con i genitori, in quel senso lì. Chiamiamola la mamma nel cinema. Entra molto lentamente, molto affaticata, perché deve trascinare il fardello della vita, dice. Chiamiamo al contempo, davanti al portale aureo, vediamo se esce da lì o non c'era entrato il padre, quindi suo marito, il marito della mamma. Sì, il padre esce dal portale aureo. Mhm. Mm. Mm.
Sì, lei voleva, perché vedo già arrivare un'altra figura. Era il fratello del padre, quello che dobbiamo Sì, chiamare? sì. Ah, ok, infatti. Sì, sì. Lo zio Infatti. paterno. Mm. Infatti è arrivato lo zio paterno mentre chiamavamo anche il padre. Come li vedi? Allora, il padre uscendo dal portale aureo mi viene da dirti essenza, come se fosse una goccia di energia, mm, che fluttua. Mhm. E, non ha una vera e propria espressione, ma quello che emana è serenità e allegria. Mm? Quindi guardandola, questa goccia di energia, guardandola ti viene proprio da sorridere e ci si sente leggeri. Mhm. Lo zio è arrivato subito, ma quasi come se chiamando il papà è arrivato anche lo zio. E, adesso non lo so, ma mi sembra che questo zio fosse molto legato al padre, perché continua a guardarlo e continua come se gli chiedesse di non lasciarlo da solo, come se in quello stato lì dove è ha paura e suo fratello è molto importante per lui. Cosa dicono a Francesca? Il padre le dice che deve stare tranquilla perché quella è la strada giusta per lei. E l'esperienza che si è scelta mm, come faccio a dirti? È l'esperienza più confortevole per lei, anche se non sembra, nel senso è quella che si addice a lei in questo momento. Mm. Che senso? Vuole trasmettere a Francesca di viverla in maniera leggera per vedere l'effetto che fa e così riuscirà a rivelarsene. E l'altro cosa dice? Questo è lo zio. No, 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 questo è il questo era padre. il papà. Lo zio cosa dice? Lo zio è molto spaventato, è molto spaventato, ha proprio gli occhi spalancati e chiede aiuto. Vic. Una pillola che abbiamo inventato un po' di tempo fa, vibrazione, informazione e consapevolezza. Allora si sente molto leggero, quindi si è proprio liberato. Si guarda indietro e vede le interferenze in cui era incastrato che svaniscono e poi si gira verso Francesca e le dice grazie. Era quello di cui avevo bisogno. Va bene. Mhm. Lo vedi più consapevole? Sì. Sì, sì, lo vedo più consapevole. È come se guardasse Francesca con ammirazione, come se l'avesse sempre eh, ritenuta anche in vita con una forza particolare. Mhm. Adesso non so se ha altri nipoti, ma lui dice: Tu sei sempre stata la mia migliore, la nipote preferita.
causa esoterica, Elena, perché noi non sappiamo quale motivo c'è dietro, del fatto che Francesca ha chiamato proprio lo zio. C'era questo feeling, c'era un legame. È come se Francesca, ma anche lo zio, appunto, come ha appena detto, è come se Francesca con lui si sentisse libera di esprimersi, come se fosse un fratello, no? Quindi non si sentiva giudicata, poteva essere se stessa. Mi fa vedere questa cosa qua. Poi non so, forse neanche tanto a parole, ma lei si sentiva tranquilla. Non, Lui non ha vissuto una vita molto serena, non ha vissuto una vita molto tranquilla, come se ho la sensazione come se si fosse cacciato in alcuni guai e abbia passato un po' di anni a togliersi dai guai, no? Questa paura che aveva era proprio no, la paura di essere perseguitato. Però tra loro c'era questa sentirsi liberi di essere loro stessi, ecco. È una cosa che riconoscono, che riconoscevano da una vita precedente. Mi fa vedere Mhm. questa immagine di loro due, erano due uomini, posso dirti, li vedo costruivano grattacieli ehm, s- su questi gli scheletri dei grattacieli, no? Mentre costruivano proprio le basi, ok? E poi li vedo anche queste enormi, queste altissime gru e loro li vedo seduti su uno di questi enormi travi che chiacchierano tra di loro durante una pausa e la cosa che vedo che ho rivisto qui e che anche là mi mostra è che l'energia che si crea quando loro sono vicini e parlano è particolare, è tipo un'unione delle loro PS che diventa azzurro, un azzurro intenso. E l'ho rivisto ora mentre parlavano Ottimo. quando abbiamo. Sì, mi ha Ti fatto. salutiamo? Sì, sì. Vogliono lasciare un ulteriore messaggio, soprattutto il padre. Dici chiamami tutte le volte che vuoi, mi fa piacere darti la mia leggerezza e la mia serenità. E lo zio? Lo zio manda un bacio, le manda un bacio così. Mhm, Perfetto, vi salutiamo. mhm. Sono andati? Sì. Beh. Va bene. Elena, chiamiamo nella vita di Francesca quello che è stato il problema massoneria. Quindi se vuoi chiamare archetipo, chiama entità, chiama personaggi vivi, personaggi Mhm, morti. La massoneria. E qui ci sono già un po' di eco, così, che divertenti. mhm. Mhm. Allora mi fa vedere queste. Allora, prima di tutto mi fa vedere questa immagine di
di quello che era il progetto riguardo a Francesca, ok, che poi non è andato a buon fine come loro avevano previsto. Ma il progetto era proprio questa figura che era un po' più su di grado, ok, che coordinava il gruppo in cui c'era la persona con cui Francesca stava. Mm? Mhm. E, mm, diciamo che adesso non so se è per tutti, ma riguardo a questo tipo di massoneria, questo gruppo, ehm, è come se fosse un po' un passaggio obbligato, no? Quindi se si sta con una persona, questi membri hanno un compagno o una compagna, l'obiettivo eh, diciamo che è una regola che deve essere per forza rispettata prima o poi, ok? È proprio quello che il compagno e la compagna devono essere coinvolti dentro al gruppo, ok? Devono arrivare a far parte del gruppo. Diciamo, non si può stare con persone che non sono iniziati alla massoneria, alla loro massoneria. Mm? E diciamo c'è un lasso di tempo tollerato, o comunque ci deve essere, diciamo, la prova, tra virgolette, che loro devono, la prova che stanno cercando di portare la persona, ok, all'interno del gruppo. Ma è una clausola indiscutibile, ecco, per poter far parte di questo gruppo. E vedo questa figura che eh, aveva come un po' puntato gli occhi su Francesca per qualche ragione. Ti potrei dire perché forse a livello energetico era un po' più diversa rispetto alla norma. Mm. Così, a vedere in eterico aveva la vedevano con questa sfera energetica un po' più densa, un po' più ehm, grande rispetto alla norma, ok? E quindi è come se fosse un elemento importante per loro, quindi hanno prestato un po' più attenzione, vedo che cercavano delle strategie per poterla coinvolgere un po' più rispetto ad altri, ecco. Mm. Quindi questo era il programma loro, ma che non è riuscito. Dietro, dietro come entità c'è proprio c'è tutta una gerarchia, no? Quindi ci sono i personaggi nella Matrix reali e dietro c'è tutta una gerarchia fino ad arrivare, là ci sono i soliti, secondo universo ci sono i soliti tre. Cioè chi? Moloch, Satana e Lucifero, per quanto riguarda questo. Vabbè, E poi a scendere, come se si passassero delle informazioni. Quindi più basso è il livello della massoneria, cioè parlo per questa, ok? E più bassa è l'entità eterica che la controlla. Mm? Più cresce e più i gradi aumentano e più è di livello alto anche l'entità eterica che la controlla. ok. Vediamo gli impianti. Allora, come se ci fossero due cristalli, perché appaiono molto chiari, all'interno della testa dietro agli occhi. Mm? Ehm, per assurdo non rendono le cose buie o nere, quindi con vibrazioni basse, ma le rendono luccicanti e gioiose, ok? Ma diciamo rendono le cose belle, creano entusiasmo in Francesca rispetto a cose
che per Francesca senza questi impianti non sarebbero interessanti, ok? Quindi per deviarla verso qualcosa che poi la tiene in un limite, ok, in un basso profilo, utilizzano questi due cristalli che si illuminano e rendono agli occhi di Francesca la cosa molto entusiasmante. Mm? La collegherei direttamente alla scrittura creativa. Mentre lei parlava, e parlava di questi corsi, no, che ha seguito online, vedevo proprio la superficialità, proprio ehm, mm, Mhm. non lo vedo come strumento per lei per tirare fuori veramente la creatività che ha all'interno, perché ce l'ha, è proprio molto palese, ma ha una corazza sopra, ok? E questi corsi che le hanno, diciamo, mostrato sono anzi per tenerla proprio a livello superficiale e non far uscire la sua creatività. Cioè, li vedo un po' come mm, tutti sono in grado di scrivere a livello creativo con questi corsi. In realtà, per scrivere bene devi usare la tua creatività, ecco, no? Quindi proprio per tenerla su un livello superficiale, per far sì che lei non possa sbocciare, che lei non possa utilizzare il suo vero sé. E quindi questo è un esempio di quello che possono fare i cristalli che lei ha dietro gli occhi. Questo anche magari per le persone, è capitato, vedo con un uomo, con un paio di amicizie, che poi in realtà si sono rivelate molto con un profilo basso, un profilo, mm, no? Basico, senza uno sviluppo vero. Eh, Mhm. sì, poi anche mentale ne vedo un altro, c'è tipo un cerchio di metallo che è a livello nella testa, a livello delle orecchie e degli occhi e continua a girare, quindi mm, fa sì che i pensieri siano limitati, ecco, che i pensieri derivanti sia dall'udito che dalla vista siano limitati, quindi non diano sviluppo a qualcosa che sia verso il benessere di Francesca. Mm? Solo Questi sono queste. mentali Mm. e poi ci sono due sfere a livello delle creste iliache, utilizzate per limitare la sua posizione, la posizione di Francesca rispetto al mondo esterno. Mm. Quindi questi due impianti è come se la bloccassero lì. Ho capito. Mm. Causa esoterica, Elena, del fatto che il corso di scrittura online, credo scrittura creativa, ha generato il sospetto da parte di Francesca di essere entrata in contatto con la massoneria di nuovo. Sì, non la vedo molto legato a lei, nel senso questo tipo di massoneria non era un'interferenza rivolta a lei. Vedo invece più legato al discorso che dicevo prima, proprio di ehm, far credere alle persone di, eh, poter iniziare a scrivere con questi corsi, ma in realtà sono fatti proprio per tenere le persone a un livello superficiale, mm? Però Mhm. un po' in generale, come tanti altri corsi di altri tipi, ecco, non solo di scrittura creativa, ma questo è uno dei tanti, che sia legato
alla massoneria non è rilevante, cioè non è il punto focale, ecco. Causa esoterica della, se c'è una connessione, della malore della madre, dopo questo episodio della scrittura, del corso di scrittura. No, non lo vedo legato al corso di scrittura, io lo vedo legato più al vicinato, ecco. Mm. Vedo più un'azione in quella direzione lì. Ok, chiamiamo il vicinato nel cinema. Dove c'è un problema, c'è una soluzione. Vedo queste tre figure, se non sbaglio, due donne e un uomo che entrano ed è come se continuano a ripetere una frase sottovoce. Cosa? Il nero che sia sopra di te. Il nero che sia sopra di te. Il nero che sia sopra di te. Chi sono Continuano a questi? ripetere. Penso ai vicini. Un uomo o una donna? No, due donne e un uomo. Allora, potrebbe essere che sono la donna e l'uomo i suoi vicini e la donna è la Altra donna? persona che gli ha fatto, che gli fa fare questo tipo di riti. Il nero sia sopra di te. Mm, Quindi è una fattura, sì. una sorta di fattura. Mm. Ok. Causa esoterica della non vendita dell'appartamento, non quello in cui abita. Un altro. È legato a questo rito. Il nero che sia sopra di te su tutto. Quindi la sofferenza totale, la sofferenza e il dolore in tutti i campi. Quindi il malessere della mamma, la non vendita della casa, la non riuscita nel lavoro. Mi viene a dirti anche la solitudine, la preoccupazione, malumore. Perfetto. Mm. Nel cinema vengono? Allora, se possono continuare a ripetere la frase, sì, se no no. Ovviamente no. Infatti, è per quello. Bene, causa esoterica di questo accanimento. La sua, come posso dire? Aspetta, non mi viene la parola. Il suo essere ehm, e- espansiva, mi viene da dire, nel senso che la vedo che lei si esprime e esprime quello che è, o si è espressa negli anni passati e si è espressa per quello che è, ok, senza ehm, cioè a volte anche magari contrastando l'opinione degli altri, Mm? ok? A Senza loro strategia, con... senza strategia, proprio, cioè se doveva dire una cosa la diceva, ok? E questa libertà che lei ha di essere e di esprimersi, ehm, dà molto fastidio a queste persone. Perché appunto sono, come diceva prima Francesca, sono arrabbiate con il mondo perché si sono trovati nella situazione in cui si sono trovati e essendo molto basici e anche un po'
mangiati, direi, dalla sofferenza, ok, scaricano tutto verso l'esterno e il fatto che Francesca si senta libera di essere quello che è, com'è, in loro crea invidia Va bene. e questo ha fatto sì che agissero così. Sono loro che impediscono il cambio di casa in eterico a Francesca. Hanno, diciamo, in eterico, mettendo il nero proprio su tutto, hanno impedito la vendita della casa, hanno fatto star male la mamma. Cioè, non so come dire, non è che fanno delle azioni precise, non è che hanno fatto, cioè, hanno deciso che non sono così consapevoli, è proprio solo il nero su di te, su tutto, ok? Questo è quello che quell'altra signora ha fatto sì che loro creassero e continuano a tenere in piedi. E quindi ciò che fa sì che lei stia nel nero accade, ma degli eventi improvvisi, appunto, come questi due, proprio eventi materici. Mm. Va bene. Sì, direi nel caso della mamma aggiungerei questa cosa che la PS della mamma l'ha permesso. eh, Ha permesso di far sì che la mamma stesse male, no? Quindi a livello energetico molto con una frequenza molto debole e quindi facilmente attaccabile, ecco, anche solo dall'energia del nero. Mm. Mm. Cosa fa la mamma nel cinema? È molto stanca, fa fatica a tenere gli occhi aperti. Eh, Lei ha proprio questo peso della vita, continua a dire. Ho proprio il carico della vita, sempre, Diamole addosso. una Vic. Con i disincarnati funziona benissimo la Vic, con i vivi un po' meno. Mm, A volte non la prendono, a volte la prendono, ma poi nel piano fisico si vedono ben mm, pochi, altrimenti daremmo Vic a tutti. a tutti. Ma è per un motivo molto semplice. I mezzi per comprendere le cose, acquisire consapevolezza nel piano fisico sono altri, Eh sì, passano infatti. attraverso la mente, Mm, quindi, e non solo. Che bell'eco, lo senti tu? no, Sembra è che da stia te. parlando in una caverna. Eh, Quindi, per dire, la mamma, anche se chiaramente avrà una certa età, teoricamente potrebbe anche avvicinarsi a questi argomenti, vedere dei pezzettini di video selezionati dalla figlia, dire, ah, però che bello, eccetera. Se non lo fa, non è perché semplicemente è un po' in là con gli anni, è semplicemente perché non vuole. Mm. Quindi vediamo se prende la Vic. Allora, la Vic la prende e si sente un filino meno travolta dagli eventi della vita, ok? Anche se li deve trascinare lo stesso, ma è come se fosse un po' più forte, quindi pesassero meno. Ecco, questo sì. Mm, però altro, cioè non vedo che se li toglie dalla schiena, ok? Non si toglie il carico, rivive ancora tutti i pesi della sua vita. È sempre nel passato, ecco, viene da dire. Non riesce tanto a lasciare andare. Mm. È un Va pochino bene, più forte, quello sì. vabbè. Mm. Causa esoterica Elena della Cufene. No, vabbè. No, prima la causa esoterica di questo eco, che non ci si sentiva da tempo. Massoneria? Sì, sì, sono già arrivati prima.
Chi sono? Allora, io li vedo legati al posto dove sei tu. Sì, qui è pieno, vabbè, ma tutta Ah, Italia è pieno. mm. Sì, sì, però come se te tenessero d'occhio. Mm. Può essere, nel senso, la loro idea è quella. Ti dico già, Elena, che tra un'ora mi sarò pure dimenticato di questo passaggio, talmente Mm. non me ne frega niente. Infatti. Concretizziamo con una frequenza questa mia affermazione. Questa mia affermazione è Mhm, una frase, un pensiero. Un pensiero ha una frequenza. Lo metto questo pensiero in una bolla e la bolla ha quella frequenza. mhm. Quanto è questa frequenza? Se Francesca è a 8, È 12.000 miliardi. bene. Allora mando questa 12.000 miliardi, bolla di 12.000 miliardi, bomba massonica, Mm, tipo Goldrake, a tutti quelli che stanno ascoltando massoni e questa sessione la stanno disturbando. All'ex di Francesca, all'insegnante del corso di scrittura, che mhm. sicuramente sta incidendo, a tutti. Un bel gavettone sopra la testa. E ogni goccia di questo mio pensiero, che potremmo chiamare il pensiero me ne fotto, Mhm. si scioglie sulla loro testa. Mhm. Mhm. Scappano per non prendere, per cercare di evitare la goccia, ma... La goccia, è un gavettone sulla No, ma testa. infatti, cioè, l'immagine che ho è proprio come, sai, come se fossero delle formichine e arriva una goccia di pioggia, Mm. no? E quindi cercano di scappare, ma l'acqua si diffonde ovunque, quindi... Diciamo che è un'acqua particolare, perché se io ti faccio cadere un gavettone sulla testa, Elena, molta acqua non ti colpisce, Mhm, rimbalza e se ne va. Questo no, tutta l'acqua li avvolge. Quindi a livello fisico avrebbe un comportamento fisico come della fisica, ok? Avrebbe un mhm, comportamento insolito. È come se ogni goccia fosse attaccata, mhm. attratta dal corpo del massone. Bene, quanti massoni sono? 25. 25 gavettoni. Che la mia creazione del mio pensiero me ne fotto abbia il suo corso. Questa cosa è di una certa importanza perché è di esempio a Francesca. Mhm. Vuole provare a fare questo pensiero anche lei? Sì, e l'ha rivolto a tutti, a quel gruppo che voleva coinvolgerla. I vicini o il No, corso no, dico i scritto? massoni. I Scritto massoni, a sì. vecchia guardia. Mm, Bene, lo può fare anche ai vicini, sì, sì. al corso di scrittura, e l'eco non si sente più. Mhm. La cuffia di Francesca, quali origini, radici aveva? Mm, ma mi viene un controllo radio ehm, collegato a alle abduction che le venivano fatte. Erano degli impianti, Mhm. proprio delle frequenze. Sì. C'è qualche impianto che è collegato a questo cuffia? Adesso c'è quel cerchio, quel metallo che ha all'interno della testa. Ok. Mm.
Elena, la scrittura la vedi come fonte di guadagno per Francesca? Mm, È un po' lunga come cosa, quindi proprio come fonte di guadagno per sostenersi è un po' non sufficiente. Prima dovrebbe, cioè, quello assolutamente, perché per lei è molto evolutiva come cosa, l'aiuta a essere centrata e alzare le vibrazioni, ok? E può assolutamente, proprio fatta in questa maniera, quindi con la scrittura da diffondere. mm? Però la vedo più come utile a se stessa più che come fonte di sostentamento, perché è troppo lento e ci vogliono troppi anni, lo vedo, cioè, mi è Mm. molto chiaro. Quali contesti, quali ambiti vedi? Non so, Mi veniva una cosa così, sì. l'insegnamento o il volontariato pagato? Cioè, Se, la non so, sto diffusione. inventando, io No, non... però tu hai detto insegnamento, io lo stavo per dire. Non so di cosa, nel senso la vedevo proprio diffondere delle informazioni tra gruppi di persone, quindi l'insegnamento alla fine. Ehm, io non so il percorso che ha fatto lei, ma potrebbe, cioè se ha un diploma specifico o una laurea, quella potrebbe essere una via Ok, parallela proprio mentre lei porta avanti la sua scrittura, ecco. ok. Mm. Adesso Francesca mi scrive qualcosa, intanto le chiediamo in eterico se vuole andare al cluster. Sì, la vedevo già prima che cercava di sradicarsi tutte queste cose da sé, no? Gli impianti, Mhm. ancora prima di andare al cluster, si era messa in azione da sola, un po' in eterico. Mm. Allora, innanzitutto apre questo cluster che ha un enorme portone antico e lei lo vuole sostituire perché è troppo antico e quindi la prima cosa che già fa è cambiare questo portone con una porta a vetri che praticamente appena si avvicina scompare. Ecco, una cosa molto più energetica mi fa vedere. Quindi una volta che è dentro è come se fosse un igloo di vetro, mm? Trasparente e quella spada, quell'entità mentale, spada di Damocle, che proprio mi faceva vedere una spada, ok? Come se fosse una spada illuminata. Tutti i suoi contratti sono piccole spade come quella. Li tiene? No, ha creato un tipo un tunnel sempre che continua questa cosa in vetro, ok? Un tunnel, un vortice mm, da cui vengono aspirati tutti i contratti. Ok. Cosa crea qui, al posto dei suoi contratti? Ehm, Crea un vortice di energia, mi viene da dire partendo come se lei stesse cucinando, preparando un dolce, no? L'impasto per un dolce. È come se preparassi l'impasto per un dolce che poi diventa una spirale di energia che si diffonde in tutto il cluster. Una sola. Sì, Andiamo all'avatar. l'avatar si era creato con una certa importanza, quindi un tre quarti si era riformato. Tre quarti, accidenti. Mm.
Mm-mm. Sì, sta aprendo il portale definitivo e getta tutto dentro. Ok. Mhm. Qui invece mm, l'energia, la sua energia parte da ha creato una scatola di cioccolatini con un coperchio bombato e quando apre il coperchio dai cioccolatini esce tutta la sua energia, una vibrazione molto alta. Mm. Bene, con questa condizione, come si chiamava il progetto di Francesca? Incubazione. C'è ancora? No, Le due figure bianche, McGregory e Cathil, la lumaca, i due lupi cornuti, Cordelia, un uomo del tempo e 3DL ci sono ancora? no, Circolo del soldo, spada di Damocle e dipendenza emotiva. Le tre entità mentali ci sono ancora? no, Impianti? no. Ok. Nuova frequenza di Francesca. 297 miliardi. Benissimo. Consapevolezza. 161. PS. 63. Vite. 1426. Cervello. 9.2. Suscettibilità ipnotica. 61. Benissimo, Francesca ha imparato a creare le bolle me ne fotto. Sì, la prima bolla me ne fotto in cui poi si incastrano, no, le cose di cui se ne fotte è proprio le dicerie dei vicini che diffondono nel vicinato. Bene, ha imparato a crearle. Sì. Beh, indipendentemente da questo, con queste condizioni, esiste ancora, io non so se chiamarla fattura, comunque le maldicenze, l'energia negativa, energie negative dei vicini che le impedivano in qualche modo di muoversi circa la vendita dell'appartamento? Allora, quelle del passato fino ad ora è stato eliminato tutto, ok? Ehm, Mhm, loro continueranno a farlo perché gli è stato detto di continuare a farlo. Mm? mhm. Alle Ma loro entità. Vabbè. sì, esatto, no? Quello che facevano prima, diciamo, gli hanno detto che devono continuare a farlo, no? Quindi questa roba del nero. Però ehm, quello che hanno fatto fino ad oggi non c'è più. Mm? E quello che lei può fare è proprio con i gavettoni del menefotto, è proprio schermarsi, no? Quindi lasciare tutto fuori perché lei nega il consenso. E quindi anche se loro lo fanno, ritorna a loro, non influenzerà più lei. Mhm. Con questa nuova condizione lei troverà uno sbocco lavorativo più immediato oltre alla scrittura. Ha queste condizioni, non troverà, ha delle condizioni più agevoli. Sì, se lei rimane appunto con queste vibrazioni alte, no? Proprio sentendo la sua forza nonostante quello che succede fuori agli altri,
ok? Mhm. E vedo proprio che rimane nel bianco, è proprio il contrasto, no? Tutto bianco e la prima cosa che troverà sarà un'entrata sufficiente per far sì che sia il suo sostentamento, ecco, anche cioè con cui può fare le cose che vuole fare, portare avanti le sue passioni. eh, Potrebbe essere che anche forse derivi dalla casa che riesce a vendere. Mm. Le possibilità di vendita adesso sono maggiori. Sì, sono rientrati nella norma del mercato, direi. Mm. Come vedi, Francesca, in due parole, pulita? La vedo forte. Prima la vedevo ehm, si rimpiccioliva, non so, si indeboliva sempre di più per il carico della vita, no? Un po' come la mamma, ecco. Adesso la vedo forte, questa cosa non la sente più, si è proprio liberata da tutto. È Mhm. leggera e forte. Mm. Molto bene. Propositiva e fiduciosa. Messaggio dell'anima di Francesca, a se stessa. Ricerca sempre il bianco, ricerca sempre la luce. Ehm, mm, la positività e l'allegria eh, mm, vanno verso la luce e verso il bianco. La soluzione c'è sempre. Messaggio di Francesca a se stessa in merito al rapporto che ha con la madre. Tu sei in grado di stare bene e di vivere felicemente anche senza che gli altri ti dicano cosa fare. Riguardo, sempre a se stessa, riguardo al lavoro. Tutto ciò che arriva sarà utile per portarti verso la tua passione della scrittura. Ok. Ehm, in generale, finale. Messaggio finale. Leggerezza e luce. Vedo proprio lei in mezzo a questa grossa, diciamo, c'è tutto lo spazio intorno a lei, l'orizzonte tutto intorno a lei a 360 gradi ora è bianco e lei è leggera. Mm. Benissimo. Come te la senti? Torniamo? Mhm. Siamo compromessi con la massoneria, tu ed io, Elena? No, assolutamente no. Facciamo un altro bel gavettone menefotto su tutta questa sessione per Mhm, quanto ci riguarda. Vedi l'eco, vedi che arriva. mhm. Mhm. E disconnettiti da tutto e tutti.